Buongiorno a tutti, qui è Sigma Oni e benvenuti in questo nuovo video. Recentemente mi sono messo a leggere il primo volume di una light novel che avevo lì sullo scaffale da un po' di tempo e che rappresenta l'argomento di questo video. La light novel di cui vi sto per parlare è Otonari no Tenshi Sama ni Itsunomani Kadame Ningen ni Saratai Taken, conosciuto in inglese con il titolo di The Angel Next Door Spoils Me Rotten, titolo che riceverà anche un adattamento anime, il quale al momento non ha ancora una data di uscita. Dato che ho visto delle persone a cui questo titolo interessava, e dato che proprio qualche giorno fa ho finito di leggere il primo volume della light novel, l'original source per questo titolo, mi sono detto perché non fare un video dove condivido le mie prime impressioni sulla serie e più in generale sul primo volume della light novel? E dunque eccomi qui. Prima di iniziare, che cos'è The Angel Next Door? Questa light novel è uno slice of life / romance dove abbiamo il nostro protagonista, Amane Fushimiya, che abita vicino alla ragazza più bella della scuola, Mahiru Shina. Un giorno Amane la vede da sola seduta in un parco in un giorno di pioggia, gli si avvicina, le parla per la prima volta, poi le presta l'ombrello così che lei non si prenda un raffreddore e se ne va. Il giorno dopo però è lui ad essersi preso un raffreddore e quando torna a casa si ritrova davanti Mahiru che gli vuole ridare l'ombrello. Lui lo accetta, tende di entrare in casa ma collassa, al che la ragazza si prende cura di lui per il resto della giornata e, quando se ne va, il tipo le dice che probabilmente non si parleranno mai più, dato che lei è la ragazza più bella della scuola e lui invece è un tipo qualunque. E ovviamente ciò non avviene, altrimenti il libro durava giusto tipo 30 pagine. In seguito i due si parlano, si avvicinano, glieli prepara da mangiare e inizia la solita trafila di eventi tipici di un romance che dovrebbe far avvicinare i due protagonisti e farli mettere insieme. Ora, a tutti quelli che sono un po' in hype per questa serie e che la vedono come la next big thing del panorama romance, no, probabilmente non lo sarà. Anche se sono certo che il suo anime avrà una media di 7.5 su Mal perché sì, la gente sola e vuole un po' di romance e sugar nella propria vita, cioè... Se anche uno schifo come Negai Teacher ha 7.13 su Mal, vuol dire che tutto è possibile. Ma questa cosa la lascio per un altro video, forse. The Angel Next Door ha la solita trama generica da romance. Ragazza incontra ragazza, all'inizio sono lontani, poi pian piano si avvicinano, tengono la loro relazione un segreto e alla fine diventano una coppia. Ma ok, questo glielo si può perdonare tranquillamente. Non vuole essere un rivoluzionario del genere, vuole fare quello che altri hanno già fatto, niente di speciale. Dopotutto è una cosa comune nel panorama delle light novel, copiare idee già riuscite tentando di dargli un twist personale, il che però fa anche capire quanta poca fantasia abbiano gli autori nipponici, ma questo non è l'argomento del video. Comunque, nella sua generalità, questa serie riesce per caso a fare qualcosa di buono? Sni. E per farvi capire che cosa intendo con ciò, dobbiamo parlare del materiale di partenza. Lo slice of life è un genere molto difficile da inserire in una light novel. Questo perché, se non ha quel qualcosa che fa restare il lettore attaccato al libro, 9 volte su 10 questo genere risulterà essere noioso e a dir poco lento. Ecco, The Angel Next Door soffre proprio di questo problema. Le parti slice of life del primo volume risultano essere abbastanza noiose e generiche, almeno per la maggior parte. Alcune riescono a farti sorridere, altri invece ti fanno soltanto sbadigliare dalla noia. C'è da dire comunque che alcune delle scene slice of life, e soprattutto unite alle scene romance, sono abbastanza dolci, e quindi... sono anche abbastanza apprezzabili se volete proprio qualcosa di sweet. Il fatto che comunque i due protagonisti siano vicini di casa rende come spazio degli eventi non la scuola, come normalmente succede in quasi ogni romance, bensì l'ambito domestico, cosa che onestamente ho apprezzato e che rende meno generiche le situazioni che incontriamo nel primo volume della serie. Se lo slice of life risulta essere piuttosto blando, purtroppo anche la parte romance lascia un po' a desiderare, ma per parlare di romance prima dobbiamo parlare dei personaggi. Amane è descritto dal libro stesso come una persona sciatta e un po' menefreghista. Egli è dotato principalmente di bassa autostima, non sa dove mettere le mani nelle faccende di casa, è solitario, piuttosto incapace con il gentil sesso e soprattutto dance as fuck. Dio mio, perché i giapponesi ce l'hanno con l'essere dance? Perché? Onestamente, ho il dubbio che questo protagonista sia un tentativo dell'autore di creare un self-insert, ma vi basta saper cucinare per distruggere questa prospettiva e rendere Amane il tipo protagonista medio di un romance. Passando a Mahiru, lei invece è perfetta. Ottimi voti, grandi capacità atletiche, è molto bella. E poi è il solito personaggio pirandelliano, con una maschera in pubblico da angelo e un'altra in privato molto più diretta e umana. In più, lei presenta anche una storia familiare che rimane un segreto e che probabilmente serve per far andare avanti il lettore a leggere, sperando di scoprire qualcosa di in più. Comunque, per farla breve, Mahiru è l'unione degli archetipi della older sister e della ragazza dalla porta accanto, e ce la ritroveremo a fare un po' da madre ad Amane, che, giuro, ne ha davvero bisogno. Ciò comunque non rende Mahiru un personaggio originalissimo, ma un'unione di archetipi che comunque in qualche modo funziona. È stata sicuramente una delle poche note positive del primo volume, su questo non ci sono dubbi. Abbiamo poi personaggi secondari, come l'amico del protagonista, Itsuki, che non la smette di vantarsi della sua fidanzata, la madre di Amane ed altri, tutti comunque piuttosto blandi e solo accennati in questo primo volume.
Comunque, giusto per farvi ridere un poco, da come l'ho scritta sembra che nella frase precedente dica che la fidanzata di Itsuki è la madre di Amane, che comunque farebbe un plot twist piuttosto interessante di Domestic Girlfriendiana memoria. Tornando all'argomento romance, esso è quanto di più tradizionale possibile. Situazioni in cui il ragazzo e la ragazza sono da soli, fanno qualcosa, chiacchierano, poi magari uno dei due dice qualcosa che fa imbarazzare l'altro, uno dei due cade sopra l'altro, il protagonista dice qualcosa che pensa sul serio, ma poi ritratta tutto manco fosse la confessione di un pentito, la ragazza dà qualche hint che però il protagonista Dance non comprende, il ragazzo si dice che lei non può avere quel tipo di sentimenti per lui e lui non li prova per lei, eccetera, eccetera, eccetera. E sì, tutto questo succede nel primo volume. Forse la genialità diminuisce con l'andare avanti, ma questo è un video discussione solo sul primo volume, non su tutta la serie, quindi non posso testimoniarlo. Da qualche commento che ho letto in giro per l'internet, in teoria le cose continuano così anche dopo che loro diventano una coppia, e no, non è spoiler perché era piuttosto palese che lo sarebbero diventati, dopotutto un generic romance, cosa vi aspettavate? Perciò è probabile che le cose procedano con la rapidità di Grant a Girlfriend, ma spero vivamente di no. Se però dopo questo video vorrete iniziare la saga, ne siete avvisati. Una cosa che proprio non mi è andata giù invece, anche se questa cosa è molto personale, e poi capirete bene il motivo, è stata una frase che l'autore ha scritto nell'afterword, ovvero che le cose inizieranno a farsi interessanti dal volume 2. Una solita frase di circostanza, direbbe qualcuno, ma per me assume un altro significato. Per me, dire che le cose iniziano ad essere divertenti / interessanti dal volume 2 è come degradare il primo volume e far capire che poteva essere meglio di quello che è venuto fuori. Ora, questa frase è normalmente usata per invogliare il lettore a comprare il volume successivo, ma dal mio punto di vista ciò può solo accadere se il volume che ho appena letto è stato interessante e ho voglia di continuare la saga. Questo perché, se il primo volume di una saga è noioso o poco interessante, io, utente medio, non andrò ad acquistarti altri volumi della serie, per la semplice legge di mercato per cui se a me non interessa qualcosa, io non lo compro, considerando anche che mi costa soldi continuare una serie. Ovviamente se non la si recupera per metodi poco legali, ma vabbè. Pensateci. Vi leggete il primo volume di una serie, lo trovate noioso, ma un vostro amico vi dice no, guarda, i primi 3 volumi sono davvero fatti male, ma dal quarto, bro, guarda, dal quarto diventa Dio. Voi che cosa fate? Lo riprendete in mano? Alla fin fine, una serie si gioca a molti dei suoi possibili lettori, soprattutto al lancio. Il primo volume normalmente si crema subito la fetta di pubblico interessato, eliminando un buon 50-60% o addirittura di più se è proprio un disastro. E man mano che la serie va avanti, ci saranno molti punti dove la serie perderà tanti lettori, fino ad arrivare alla fine dove probabilmente sarà rimasto solo il 3% delle persone che hanno iniziato la serie. Se invece il primo volume è stato di buona fattura, interessante e coinvolgente, allora mi verrà voglia di continuare la saga. E qui si instaura una strana legge del lettore, ovvero che se un volume è di livello più basso rispetto ai precedenti, io comunque darò una possibilità al volume successivo, perché spero che la serie si rimetta sui giusti binari, ma normalmente dopo 2 volumi deludenti l'utente medio abbandona la serie per lo stesso motivo di chi l'ha abbandonata dopo aver letto il primo volume, perché non vuole leggere qualcosa che non sta trovando interessante e non vuole perdere tempo, giustamente aggiungo. Ciò che voglio dire è che tu, autore, non puoi venirmi a dire negli afterword che il secondo volume sarà più interessante del precedente, perché così tu ammetti che potevi fare di meglio con il primo volume e che ti rendi conto che è un po' noioso. In più, lo stesso autore è conscio del fatto che la serie è un po' lenta, dicendo che vuole andare slow and steady, quindi è ancora più importante far sentire il lettore interessato a ciò che sta leggendo, perché se tu mi dici che la serie avrà un ritmo lento, se io alla fine del primo volume sono titubante, rifletterò proprio su di questo e magari lo mollerò proprio per questo motivo. Inoltre, tra l'altro, è lo stesso autore a dire negli afterword che l'inizio è stato un po' lentino a giustificare la cosa. Sta cosa comunque ricorda molto quei romance slice of life dove la serie finisce con i 2 protagonisti che si baciano e si mettono insieme senza dir nulla del loro futuro e concentrandoci solo sul percorso che li porta a mettersi insieme. Davvero, non so perché mi dà questo genere di vibe. Ciò che voglio dire con tutto questo è che tu come autore non devi tentare di invogliare il lettore ad andare avanti dicendogli oh guarda fra, questo volume non è stato il massimo, ma ti giuro che se continui con il volume 2, mamma mia che cosa diventa questa serie. No guarda bro, veramente diventa... non so, vedi la Madonna che scende dal cielo, guarda bro, proprio lo devi leggere, devi. Ciò che devi fare come autore è scrivere un buon primo volume che convinca il lettore a proseguire la serie e da lì continuare a livellare la qualità della serie. Questo è quello che devi fare come autore, scrivere bene, scrivere un buon libro, non aspettarti che il lettore dopo un volume abbastanza me continui la serie per vedere se il volume dopo sarà decente. Devo dire una cosa però. Durante tutto il tempo che mi è servito per finire il primo volume, ho sempre pensato, onestamente, spero che abbiano fatto un manga di sta cosa, perché questa storia è più adatta ad un manga che ad una light novel. E sì, continuo a pensarla così.
Se devo essere onesto, la storia di The Angel Next Door ce la vedrei benissimo in un manga. Questo perché le cose potrebbero fluire più rapide e tenere il lettore più interessato a ciò che sta accadendo, mentre nelle pagine di un libro questa cosa va un po' a perdersi tra descrizioni non esattamente superlative e momenti morti. Riprendendo il discorso che ho fatto su Slice of Life, questo genere, se non fatto davvero in maniera egregia, annoia un po' in una light novel, mentre in un manga ci sta, è come se fosse il suo habitat naturale, e questo perché il lettore può decidere la velocità a cui andare tra gli eventi. Per farvi giusto un esempio, pensate se Komi-san fosse una light novel, e poi comparatela alla sua versione manga. Quale dei due preferireste leggere, tralasciando la personale preferenza tra manga e light novel? Io personalmente andrei a leggermi il manga, e credetemi, io amo i libri, i muri di parole, eccetera. Quindi questo vi fa capire quanto lo Slice of Life funzioni meglio in un manga che in una light novel. Se volete un altro esempio, pensate Non Biori versione light novel. Non credo che invoglierebbe tantissimo a leggerla. Dato che stiamo parlando di un libro, c'è ovviamente da parlare anche dello stile d'autore, che è generico come il libro stesso. Non è né malvagio né eccellente, è solo medio. Una cosa che vedi tutti i giorni, niente di indimenticabile onestamente. Infine, un piccolo appunto sulle illustrazioni di Hanekoto. Esse sono molto carine, molto apprezzabili e dalla copertina fino all'ultima immagine si mantengono su buoni livelli, tanto che mi azzarderei a dire che sono la cosa migliore della light novel, il che è un complimento verso l'artista, ma non esattamente verso lo scrittore. Ah sì, un'ultima cosa, quasi me ne dimenticavo da quanto è dimenticabile. Apparentemente la light novel è classificata anche come comedy, ma se me lo chiedete, se c'è davvero della comedy nel titolo, non fa ridere o si mimetizza bene con l'ambiente. Ma questo onestamente è solo un parere personale, in quanto il senso dell'umorismo cambia da persona a persona e quindi qualcuno di voi potrà trovarlo divertente. A me onestamente non ha sconfifferato più di tanto, mettiamola così. The Angel Next Door è un titolo estremamente generico, che nel suo complesso è solo un more of the same di tanti altri titoli romance come nella tradizione delle light novel nipponiche. Lo consiglio solo a quelle persone che cercano un titolo mindless, un romance qualunque da leggere senza pensare a nulla, magari più sweet rispetto al normale romance che trovate da qualsiasi parte, e agli amanti dello Slice of Life in tutte le salse. Altrimenti il mio consiglio è: leggetevi la preview disponibile su Amazon o dove volete e vedete se vi può piacere anche solo un pochino. Nel caso vi abbia un po' stuzzicato, prendetelo, altrimenti pace. Personalmente, se mai arriverà il manga in lingua inglese, leggerò quello, ma non credo che continuerà la light novel. Come credo potrete aver compreso da questa mia dissertazione sul primo volume, non è che mi abbia convinto molto. Voglio terminare il video con un piccolo discorso sulla sua versione anime. Potrà essere interessante di essere guardata? Ovviamente bisognerà vedere come Studio Number 9 adatterà la light novel o il manga stile Arifureta e come sarà a livello visivo, ma credo che se velocizzeranno un po' gli eventi e adatteranno un po' di capitoli ad episodio, potrà essere un anime a cui applicare la leggendaria regola dei 3 episodi. Ma fino ad allora l'unica possibilità che avrete di fruire di questa storia piuttosto generica è solo attraverso la light novel e il manga. E voi? Avete letto The Angel Next Door? Lo conoscevate come titolo? Per tutte queste cose, se volete avviare una discussione, lasciate un commento nella sezione dei commenti di YouTube e, se vi è piaciuto il video, sapete già cosa fare. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per aver visto questo video. E comunque, se devo essere sincero, mi sono divertito un sacco a fare questo video. Quindi aspettatevi sicuramente altri video in cui discuto di light novel nel futuro, perché veramente mi sono divertito a scriverlo, veramente. Qui da Sigma Oni è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video.